Mi hanno detto anche ripassa perché così cerchiamo di capire se è il caso di fare un intervento chirurgico. Io quando ho sentito quella parola lì ho detto no, aspetta un attimo, scusa un attimo, non ho capito bene. Un intervento chirurgico? Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi vi spiego che cosa è successo al mio naso. Molti di voi mi hanno chiesto su Instagram, su YouTube, sotto i commenti sul perché dico che il naso mi fa male, che cosa è successo, insomma, poi ho fatto anche degli Insta Stories dove avevo proprio la faccia praticamente tumefatta, distrutta. Alcuni di voi non so perché hanno pensato che avessi avuto tipo una colluttazione o comunque che mi avessero picchiato. No, non mi ha picchiato nessuno, ragazzi, semplicemente ho sbattuto proprio la faccia sul parquet della camera. Stavo scendendo le scale del letto a castello di Ikea, che ce l'ho da poco, da qualche mese, quindi quando l'ho raccontata a mio fratello si è messo a ridere perché, cioè, raccontato così fa ridere perché, insomma, sono una ragazza adulta, non ho più 10 anni, eppure mi è successa questa cosa. Mi è successa questa cosa, è stato terribile. È stato terribile perché è successo tutto molto velocemente. Stavo scendendo le scale, pensavo di essere in ritardo e quindi probabilmente ho sceso le scale in un modo poco attento di corsa, e mentre facevo il terzultimo gradino ho perso l'equilibrio, non ho fatto in tempo a parare il mio viso con le mani e sono proprio caduta di faccia sul parquet. A casa praticamente è come se non ci fosse nessuno perché la mia coinquilina non ha sentito niente nonostante io urlassi e piangessi, lei non sentiva perché comunque stava dormendo e niente, quindi poi ho chiamato l'ambulanza piangendo, dicendo insomma che mi ero fatta male al naso. Poi allora la cosa più brutta è stata che ho perso tantissimo sangue, veramente tanto, e mi sono guardata allo specchio in bagno e la mia faccia era un'altra faccia, cioè non ero più io. Poi avevo anche del sangue nell'occhio, quest'occhio non vedevo bene. Tra l'altro poi a quest'occhio ho avuto anche un altro infortunio nel 2015, me lo sono bruciato con un Magic Wand e quindi niente, insomma mi è venuto ancora più panico. Ho messo subito del ghiaccio, però ecco, insomma, per quanto possa fare quando hai un trauma facciale di questo tipo, cioè comunque si è gonfiato. Quindi poi sono andata al pronto soccorso, al Fate Bene Fratelli di Milano, e niente, appena sono arrivata lì con l'ambulanza mi hanno fatto i raggi, mi hanno fatto una TAC che non avevo mai fatto ed è stato abbastanza traumatico perché allora l'attack si vede sempre tipo nei film, tipo CSI, queste cose un po' così, e farla è stata un po' una esperienza che spero di non dover più fare perché in realtà non c'era niente e per fortuna il trauma non ha avuto ripercussioni nella testa, però insomma quando ero lì distesa così con questo coso enorme, lo pensi, oddio, e se c'ho il tumore, e se c'ho quello, e se c'ho quell'altro, e se la caduta ha fatto sì che, non lo so, tutto può essere, quando cadi di faccia comunque bisogna stare molto, molto attenti a fare dei controlli adeguati. Per fortuna non avevo niente.
e quindi poi vabbè, ho fatto i raggi anche alle mani perché mi facevano male, molto male, ancora mi fa male. Ieri sono stata all'evento di Becca Cosmetics e quando ho stretto la mano ad alcune donne belle di polso come me, ecco, ho sentito male alla mano perché purtroppo questi sono traumi che impiegano tempo per svanire del tutto. Poi ho fatto una terapia farmacologica, ho preso degli antidolorifici, ho preso, oddio, ho preso anche degli integratori. Ah, vabbè, la cosa più importante, non so se l'ho detto prima, è che mi sono fratturata il naso. Il naso è fratturato, è rotto. In questo momento il mio naso è rotto, anche se non si vede perché la frattura è composta, fatto sta che il naso in questo momento è rotto ed è per questo insomma che ho fatto questa terapia farmacologica per velocizzare proprio il processo di guarigione dell'osso del naso. Il giorno in cui è successa questa cosa è lo stesso giorno in cui ho fatto la presentazione, in cui ho uploadato il video della presentazione di Nabla, quindi per me quel giorno è stato un giorno abbastanza strano perché mi vedevo lì perfetta col naso, però la mattina invece è successo quello che è successo. Nello stesso giorno poi i cari amici di Vodafone hanno deciso di togliermi la linea anticipatamente, la linea internet, quindi poi io sono stata a riposo, sono scesa giù nelle Marche perché ero abbastanza scioccata da tutta la cosa, e niente, quindi poi sono stata lì un 4-5 giorni per stare con mia mamma, con mio fratello, con la mia famiglia e stare tranquilla. Perché sì, insomma, ero abbastanza traumatizzata da tutta la cosa. Quando è successo il tutto, ho chiamato David, è la prima persona che ho chiamato, che è il mio migliore amico, e niente, in lacrime gli ho detto che mi si era rotto il naso. Lui è passato, però quando è passato in ospedale io ero giù al -1, -2 per fare i raggi e quindi poi lui la mattina aveva un aereo da prendere perché lui è un cantante come me e quindi poi ha dovuto comunque insomma se n'è dovuto andare. Bellamy quel giorno non l'ho chiamato perché era tipo un paio di giorni che era un po' triste per dei cavoli suoi e quindi non volevo allarmarla. E ovviamente però essendo che i miei migliori amici si parlano tra di loro perché anche loro due sono amici, David ha detto a Bellamy che mi ero rotta il naso. No, il giorno stesso lei è venuta, mi ha portato la cena, mi ha portato il gelato per farmi stare tranquilla perché ero molto triste quel giorno perché poi avevo anche un provino a Roma che ovviamente ho dovuto cancellare, non vi dico la perdita di soldi per i biglietti, insomma è stato tutto abbastanza traumatico e niente, poi il giorno dopo è stato il giorno secondo me peggiore perché quando tu hai un trauma di quel tipo, specialmente quello facciale, il primo giorno la tua testa, il tuo cervello è concentrato su quello che si potrebbe essere rotto in faccia, in viso, i denti, il naso, ferite, eccetera, eccetera. Il giorno dopo, io la mattina dopo mi sono alzata ed ero ancora più gonfia in viso. Forse è stato il giorno in cui è venuta Bellamy la mattina, mi ha portato la colazione, è stata con me fino verso le 5, abbiamo guardato la televisione, mi ha preparato il pranzo, è stata un angelo, non so cosa avrei fatto senza di lei. E ringrazio veramente il cielo di avere un'amica come lei. E cos'altro? Niente, poi i giorni a seguire sono stata a casa a riposo, perché quando succedono queste cose devi stare a riposo. E un'altra cosa che non vi ho detto, che quando ho fatto i raggi e quando mi hanno detto che avevo il naso rotto, mi hanno detto anche
ripassa perché così cerchiamo di capire se è il caso di fare un intervento chirurgico. Io quando ho sentito quella parola lì ho detto no, aspetta un attimo, scusa un attimo, non ho capito bene. Un intervento chirurgico? Ero terrorizzata da questa cosa. Io sono anche ipocondriaca, quindi ho iniziato a dire oddio, adesso mi devo operare, oddio, non c'è, la mia vita è finita. Che poi allora magari per una persona che fa un lavoro diverso dal mio non ci pensi, però per una persona come me che lavora nel mondo dello spettacolo, che si espone e ha un blog, e ha un canale YouTube, e ha i social, tutti incentrati sul beauty, cioè I'm not gonna say anything else. Cioè è stato veramente spaventoso perché pensavo che il naso non sarebbe tornato più lo stesso, poi ho chiamato anche un altro otorino per avere una consulenza. Avevo paura che il naso potesse deviarsi magari nell'arco di 1 anno, 2 anni se non avessi fatto l'operazione. Insomma, hanno iniziato a entrare dentro di me dei pensieri, delle cose abbastanza brutte. Però poi vabbè, senza pensare ovviamente all'ematoma, cioè ero tutta gonfia qui. È stato un incidente veramente molto brutto che non auguro a nessuno, neanche al mio peggior nemico. E niente, poi ho dovuto aspettare, ragazzi, attendere che questa cacchio di frattura, di ferita, di gonfiore, di ematoma si attenuasse. E ovviamente poi, non avendo neanche internet a casa, veramente non sapevo cosa fare, non sapevo che cosa fare. È stato per me abbastanza tosta come cosa, ma io penso che ci sia sempre un motivo nelle cose. Se ti succede qualcosa c'è un motivo. Probabilmente magari mi è successa questa cosa perché l'universo in qualche modo ha voluto dirmi in maniera molto violenta slow down baby, slow down because you're going too fast, too far. Io sono il tipo di persona che magari non dorme la notte per finire una cosa, se ho in testa di finire una cosa la finisco in quel giorno, finché non finisco niente può andare avanti. A volte mi dimentico anche di mangiare e ho passato diverse ore piccole per riuscire ad ottenere quello che ho ottenuto, specialmente qua sul canale YouTube e tante altre cose che magari di cui vi parlerò in futuro e quindi secondo me è così, l'universo mi ha proprio voluto dire slow down girl because this way you're going is not healthy and is not good for your body. Lato positivo di questa cosa, da questa cosa ho capito che devo fare le cose con più calma, che la fretta porta solamente a disgrazie come quella che è successa a me e che forse vivere un po' di più la vita reale è meglio, nel senso questi giorni senza internet e con il naso fratturato ci sono state tante cose che non ho potuto fare. La cosa più terribile per me è stata non poter lavare il viso, cioè io per circa 2 settimane non potevo assolutamente toccare quest'area. Quindi sì, il viso lo lavavo con delle dischetti, delle cose, però comunque quest'area, che è quella che tende a diventare un po' più grassa del mio viso, era sempre sporca, tant'è vero che a un certo punto ha iniziato proprio anche a spellarsi, ragazzi. Dirty stuff I'm not gonna talk about. Poi sono ritornata e per fortuna mi hanno detto che non avevo bisogno di nessuna operazione perché la frattura per fortuna è composta ed è per questo che non riuscite a vedere la frattura del naso e niente, quindi adesso il naso ovviamente mi fa male, mi hanno detto di stare a riposo per circa 15-20 giorni, di evitare situazioni in cui posso subire degli urti, di evitare di abbracciare le persone, cose di questo tipo. Conto per la fine di maggio di portarmi tutta questa storia dietro le spalle perché non ne posso più.
Ovviamente questa cosa ha avuto delle ripercussioni negative su tutti i miei social, perché sui social bisogna essere molto attivi, infatti mi girano parecchio le scatole, però l'importante è che io stia bene, l'importante ragazzi la salute prima di tutto, la salute prima di tutto, perché senza la salute non si va da nessuna parte. Io spero che non si noti la differenza. Se avete delle domande da farmi in merito alla frattura del naso a cui non ho risposto, potete scrivere qua nei commentini qua sotto. E poi un'altra cosa volevo dire. In questi giorni di convalescenza, si dice così, ho avuto modo ovviamente di uscire più di casa, camminare, vivere. E ho visto anche al cinema con David il documentario su Whitney Houston. Il documentario su Whitney Houston è stato un bellissimo film, ma al di là del film, mentre aspettavo che arrivasse David, mi sono ovviamente ritrovata in una situazione dove c'erano tante persone e mi sono accorta che negli ultimi 2 o 3 mesi, siccome sono una persona che lavora tanto sempre, sto sempre o in situazioni dove compongo da sola a casa o dove filmo, comunque ecco, questo tipo di lavoro in realtà a meno che non fai video con altre persone, a meno che non componi con altre persone, è un tipo di lavoro in cui sei molto spesso da solo e non lo so, ho respirato, ho avuto una stranissima sensazione proprio da tutto il corpo e se ci penso mi vengono ancora i brividi e vabbè, detto questo, tutto ciò per dire che le persone umane hanno bisogno a un certo punto di relazionarsi o comunque di avere accanto a sé altre persone umane. Essere da soli non è una cosa che fa bene e quindi poi la settimana successiva sono uscita, sono andata a cena senza cellulari, senza veramente ho vissuto e mi sono rigenerata proprio e mi sono detossinata, se si dice così. Ho fatto proprio un detox dai social media, da tutta questa roba qua e credo che sarò sempre meno attaccata perché io sono poi molto una tipa che monitora ogni tot quello che faccio, come sta andando, perché ovviamente ho degli obiettivi, no? Quindi, un'altra cosa che non ho detto è che il primo giorno tu ti focalizzi sul viso, però il giorno dopo mi sono accorta veramente che avevo altri dolori. Ho una ferita in testa che si è cicatrizzata, però comunque ancora mi fa male, non so perché, infatti sono un po' spaventata, però non c'è niente di cui preoccuparsi, Loretta, perché sei semplicemente un'ipocondriaca. E poi, vabbè, la spalla, questa spalla qui mi faceva malissimo i giorni dopo, è come se avessi fatto tipo del workout, del total body workout. Poi il ginocchio destro mi faceva male, ma male. Poi tipo per il secondo giorno ho avuto tipo quasi un crampo perenne per 24 ore. Le mani, ancora qui mi fa male, qua sul dorso della mano ho ancora del dolore. E questa mano qua mi fa male, il polso in particolar modo mi fa male, tipo se spingo una porta per chiuderla oppure se giro una panopola, se tiro su la serranda mi fa male, mi fa molto male e quindi non lo so, adesso aspetto un po', poi se vedo che continua a farmi male magari vado a fare un controllo per questa mano. Però adesso tutto il resto, a parte questa zona qua e qua sopra, sono a posto, diciamo che sono a posto. Quindi ringrazio il cielo che questa caduta non abbia avuto delle ripercussioni gravi sul mio corpo, sul mio viso, sul cervello, perché comunque il trauma facciale, ragazzi, è molto molto pericoloso.
E niente ragazzi, questo è quanto, spero di non aver dimenticato nulla, spero di aver risposto alle vostre domande. Non volevo fare il video con me, capito, con la faccia tumefatta, perché stare a strumentalizzare queste cose non mi va, non mi va. Volevo fare un video decoroso dove vi spiegavo semplicemente cosa era successo con un viso decente. E niente, spero di aver risposto alle vostre domande ragazzi, vi mando un bacio.